Il 13 luglio 1996, un contadino che sta attraversando un noccioleto per raggiungere il suo terreno e iniziare la giornata di lavoro, nota della terra insolitamente smossa ai piedi di un albero. Avvicinandosi per verificarne la natura, si rende conto che qualcosa non va. Decide immediatamente di chiamare le forze dell'ordine e quando arrivano e iniziano a scavare, trovano due coperte che avvolgono i corpi di due uomini. Oh, this place gives me pain and all sad and gray. Benvenuti passeggeri del web su Mile of Crime, io sono Mile e oggi il miglio di crimine che andremo ad esplorare non ci porterà lontani dalla nostra terra, infatti resteremo in Italia, più precisamente in Piemonte e questo caso sapevo che prima o poi l'avrei trattato. Mi tocca particolarmente avendo conosciuto una delle persone coinvolte, seppur in modo molto superficiale ma quel tanto che basta da poter descrivere alcuni tratti della sua personalità. Tratti che hanno una certa rilevanza nella catena di eventi che hanno portato al disastro peggiore che si possa immaginare. Voglio precisare che ho volutamente trascurato alcuni nomi e fatti secondari irrilevanti per la vicenda che sto per raccontare, in quanto le persone coinvolte sono state, a mio avviso, oggetto di speculazioni e mi sembra quindi giusto non menzionarle. Iniziamo subito, proprio con lui, Giuliano Guerzoni. Secondo le informazioni disponibili online, Giuliano nasce a Strevi, un piccolo comune della provincia di Alessandria, Piemonte, il 2 settembre del 1960. Nonostante la mancanza di dettagli sulla sua infanzia e sul suo percorso scolastico, è evidente che il suo livello di cultura è notevole. È una di quelle persone che sembrano avere una risposta per ogni domanda e con cui si possono affrontare argomenti di qualsiasi genere. Questo potrebbe essere dovuto alla sua abitudine di leggere una quantità impressionante di libri, cosa altamente probabile, oppure alla sua solida formazione universitaria. Tra l'altro, ho appreso facendo ricerche sul caso che Giuliano scrive anche poesie. Una volta raggiunta l'età adulta si trasferisce ad Acquiterme, in provincia di Alessandria, se non sbaglio, e in seguito trova impiego presso le Poste Italiane in via Arsenale a Torino, come autista portavalori. Ed è stato proprio in questo periodo che ho avuto l'opportunità di conoscerlo, lavorando nell'edicola di famiglia dove era solito venire a comprare il giornale e a scambiare due chiacchiere. E in 1996 Giuliano ha ora 36 anni. La sua figura è imponente non solo per la sua presenza fisica, ma anche per la sua vasta conoscenza. Ogni conversazione con lui è un arricchimento culturale. Giuliano ha una mente aperta e curiosa e non c'è argomento che non sia disposto ad esplorare. Ricordo ancora vividamente le nostre conversazioni sull'ultimo romanzo uscito, sulle notizie del giorno, ma e persino su eventi storici. La sua capacità di analizzare e discutere vari temi, con profondità e passione mi ha sempre impressionata. Giuliano, oltre al suo lavoro e alla sua passione per la lettura, è anche molto attivo nella sua comunità locale. Partecipa a diversi eventi culturali e sociali, contribuendo con le sue idee e il suo entusiasmo. La sua presenza è sempre benvenuta e apprezzata da tutti. In definitiva, Giuliano Guerzoni non è solo un uomo di vasta cultura, ma anche una persona di grande umanità e gentilezza. È una persona solare ed estremamente socievole. Riesce sempre a mettere gli altri a proprio agio con il suo sorriso contagioso. Tuttavia, dietro questa facciata luminosa si nasconde un animo insoddisfatto, eternamente alla ricerca di qualcosa di più. Giuliano non sopporta la mediocrità e mal tollera l'idea di dover fare i conti con una busta paga che considera sempre troppo bassa per i suoi standard elevati. Lui ama ostentare il lusso e il successo, esibendo con orgoglio i suoi beni materiali e il suo stile di vita stravagante. È un eccentrico, un uomo che vive per distinguersi dalla massa, per attirare l'attenzione. Le macchine di lusso sono una delle sue grandi passioni. Ama il rombo dei motori potenti, il design elegante e la velocità che lo fa sentire libero. Questo amore per il lusso si estende anche alle sue relazioni personali. Giuliano ama affascinare le donne che frequenta e gode della loro ammirazione. Sì, Giuliano è un vero Casanova.
È abituato a vedere le ragazze cascare ai suoi piedi, attratte dal suo carisma e dalla sicurezza che ha di sé. Sa di avere un gran fascino e sfrutta questo suo talento naturale non solo per il proprio piacere, ma anche come fonte di guadagno. Pare che riesca addirittura a fare un piccolo business come gigolò, offrendo compagnia e charme in cambio di denaro. Tuttavia, nonostante il successo e l'attenzione che riceve, per Giuliano tutto questo non basta ancora. È un uomo in perenne ricerca di nuove sfide, nuovi traguardi e nuove emozioni. Sempre a caccia di quell'elemento inafferrabile che possa finalmente placare la sua sete di soddisfazione. Figura costante nella sua vita è Enrico Ughini. La loro amicizia risale agli anni dell'adolescenza, fino all'età adulta, quando Giuliano è stato scelto dall'amico per il giorno più importante della sua vita, come suo testimone di nozze. Enrico è più grande di qualche anno, ha infatti 40 anni ed è un baby pensionato delle poste italiane. A differenza di Giuliano, Enrico ha un carattere introverso e cupo. Il suo matrimonio purtroppo è in crisi perenne e la situazione finanziaria della sua famiglia è anche peggio. Enrico è costantemente in pensiero, sempre nervoso e spesso è anche giù di morale. La sua preoccupazione per il futuro e per le difficoltà economiche gli rende difficile trovare momenti di serenità. Nonostante la lunga amicizia con Giuliano, le loro vite sembrano seguire strade molto diverse. Con Enrico che lotta ogni giorno per mantenere un equilibrio tra le sue preoccupazioni personali e le responsabilità familiari. Questa non è solo la descrizione delle persone coinvolte in questa vicenda dai risvolti impensabili, ma rappresenta anche le motivazioni profonde che devono aver spinto la mente di Giuliano ad elaborare un piano che si è rivelato essere a dir poco pieno di falle. È davvero sorprendente, amici miei, come se potessi vederlo e sentirlo mentre concepiva quello che sarebbe stato definito il colpo degli uomini d'oro. Con il senno di poi è evidente che l'impiego alle poste abbia sempre costituito una grande tentazione per lui. Guidare un furgone carico di miliardi di lire, avere tutti quei soldi a portata di mano, questa costante vicinanza a una fortuna inimmaginabile, combinata con la sua insoddisfazione latente, radicata in ogni fibra del suo essere, ha creato la ricetta perfetta per concepire il crimine. Ogni giorno quella frustrazione silenziosa è cresciuta, nutrendosi delle sue ambizioni irrealizzate e dei suoi desideri insoddisfatti. Giuliano, con la sua mente acuta ma offuscata dall'avidità, deve aver pensato di aver trovato la soluzione ai suoi problemi. Quindi pensa ad un piano per compiere il colpo perfetto e impossessarsi di tutti quei miliardi e quando è certo di aver trovato una soluzione, inizia a rendere partecipe dell'idea anche Enrico, che dopo qualche titubanza accetta di partecipare. Per lui il colpo perfetto costituisce la liberazione, sì. Per lui è la svolta per chiudere con quella relazione ormai diventata opprimente, che gli toglie il respiro. Solo debiti che si accumulano, una moglie sempre arrabbiata che gli addossa sempre e comunque la responsabilità di quella vita incerta e sacrificante. Ha infatti intenzione di fare il colpo alle poste e sparire dalla circolazione senza coinvolgere sua moglie in alcun modo. Il suo obiettivo è lasciarla e scomparire per sempre, senza lasciare traccia. L'idea è di mettere a segno il colpo e poi espatriare in Costa Rica, dove sperano di poter iniziare una nuova vita lontano da tutto e da tutti. Tuttavia, per realizzare il piano hanno bisogno di altri complici, persone di fiducia che possano aiutarli a superare le varie difficoltà operative e logistiche. Inoltre, hanno bisogno di qualcuno in grado di procurare documenti falsi, essenziali per lasciare il paese senza essere rintracciati. La scelta del giorno giusto per compiere il colpo diventa quindi cruciale. Più persone coinvolgono e più consistente deve essere il bottino. Devono quindi individuare una data in cui il furgone portavalore trasporti un ammontare di denaro molto alto. Dopo una lunga riflessione, identificano il periodo dei pagamenti dei tributi come il momento ideale. In quei giorni, infatti, le poste sono solite movimentare somme ingenti di denaro. Individuato il giorno giusto, Giuliano e il suo complice iniziano a pianificare il colpo nei minimi dettagli.
Sanno che un errore potrebbe costargli caro e devono essere pronti a tutto. Pianificano ogni fase dell'operazione con precisione maniacale, cercando di prevedere ogni possibile imprevisto e di mettere in atto contromisure adeguate. Una volta progettato il piano, viene il difficile momento del reclutamento dei complici, ma Giuliano sa già a chi rivolgersi. Individua il complice perfetto in qualcuno con cui evidentemente doveva aver parlato e con cui doveva già aver fantasticato in passato di qualcosa del genere. Domenico Cante, impiegato presso Poste Italiane come scambista. Lo scambista è il responsabile del trasporto e della consegna di denaro e degli oggetti di valore, che si occupa di verificare che tutto sia corretto e registra tutte le transazioni. In pratica assicura che i valori arrivino a destinazione in modo sicuro e senza problemi. Ma chi è Domenico Cante? Domenico, di 39 anni, è sposato e padre di una bambina di 11 anni. Grande appassionato di caccia e notoriamente avaro. Oltre al lavoro alle poste, svolge anche una seconda attività pur di accumulare denaro e il piano lo convince. Nessuno si farà male e conosce anche la persona adatta per procurare i documenti falsi per Giuliano e Enrico, che hanno intenzione di sparire e addossarsi tutta la responsabilità del colpo. E la persona è Ivan Cella, proprietario di una birreria di Susa, che è una cittadina in provincia di Torino. Ivan, fidanzato con Cristina, ha un giro d'affari a dir poco loschi. All'interno del suo locale, dove bazzica gente poco raccomandabile, di nazionalità albanese. Ed è proprio tramite questi giri che verranno realizzati i documenti falsi. Ivan però è una persona poco raccomandabile. Gira costantemente con una calibro 38 in tasca e chissà se Giuliano ha valutato l'individuo oppure semplicemente si è fidato di Domenico. Comunque il piano è delineato. Ormai è stato stabilito anche il giorno giusto. Il 26 giugno 1996 il portavalori trasporterà una somma che ammonta a ben 6 miliardi di lire, secondo i loro calcoli. Giuliano ed Enrico si trovano a casa di Giuliano e hanno ora una montagna di giornalini di Topolino davanti ai loro occhi. In che senso, direte voi? Sì, Giuliano ha pesato la carta delle pagine del Topolino, l'unica che tagliata della misura delle banconote da 100.000 lire ha anche lo stesso peso. Quindi i due amici impiegano qualche serata a tagliare con pazienza quelle pagine fino a comporre le mazzette, la giusta quantità stimata per sostituire il denaro con esse. Mi spiego meglio, il denaro viene caricato dagli addetti sul furgone portavalori usando dei sacchi sigillati. Quindi il piano è sostituire le mazzette di banconote vere con le mazzette ottenute dai ritagli delle pagine di Topolino. E già che c'è, Giuliano ci mette anche la sua firma, ritaglia di misura una sua busta paga col nome ben visibile e la infila in mezzo a una mazzetta. Ultimo scoglio, Giuliano il 26 giugno non sarà nel turno di lavoro giusto, cioè non guiderà il furgone che trasporterà tutto quel denaro, ma convince un collega a fare cambio, senza alcun problema. E il 26 giugno arriva. Il trillo della sveglia desta Giuliano, ma questa volta lui la afferra e la trafigge al muro trapassandola con un coltello. Non la sentirà mai più. Sono circa le 10 del mattino quando Giuliano esce dal deposito col furgone portavalori per iniziare il giro di ritiri dei preziosi sacchi. Ma prima del primo ritiro passa a prendere Enrico in una via di Torino molto isolata. Enrico velocemente entra nel retro del furgone e si nasconde nel vano blindato insieme alle finte mazzette. Successivamente sale a bordo Domenico, che ricordo è lo scambista in turno, e si siede accanto a Giuliano. Giungono quindi alla prima tappa. Domenico scende dal furgone e prende un paio di sacchi dalla cassaforte della filiale delle poste e li carica sul furgone. Sale su e si avviano verso la prossima tappa. A questo punto sono anche scortati da una volante della polizia. Enrico durante il viaggio esce dal vano, apre il sacco e sostituisce i soldi con la carta straccia, lo pesa e lo chiude esattamente come prima, con un sigillo di ceralacca. Idem con la prossima tappa e quella dopo. Sempre scortati dalla polizia, indisturbati. Poi però succede qualcosa che io stento a credere che non abbiano previsto.
Una buona parte di quei sacchi contiene assegni circolari per un ammontare di 3 miliardi, assolutamente non incassabili. E Enrico a quel punto deve essere andato completamente nel panico, commettendo un errore. Un grave errore. Alla fine di tutti i ritiri, invece di esserci 10 sacchi come previsto dai documenti di trasporto, ce ne sono 12. Ignaro di tutto e senza possibilità di comunicare, essendo scortati dalla volante della polizia, in un deposito dietro la stazione di Portanuova, Giuliano fa un'ultima tappa e scaricano velocemente i sacchi pieni di soldi veri. Qui qualcosa sfugge alla mia comprensione. Come abbiano fatto a gestire tutto senza destare sospetti resta un mistero. In ogni caso, dal furgone scende anche Enrico e il veicolo si dirige verso la posta centrale di Vianizza per scaricare i preziosi sacchi di soldi finti a questo punto. Il piano è già compromesso. Domenico non sa come spiegare quei 2 sacchi in più. Furfuglia ai colleghi di aver perso la bolla di accompagnamento e non sa dire cosa sia successo. Prova a telefonare alla filiale per verificare, ben conscio di non trovare più nessuno, e quindi rinvia il problema all'indomani. Fortunatamente per lui ha un po' di tempo per pensare a come giustificare quell'errore, perché la verifica e l'apertura dei sacchi verrà effettuata soltanto la mattina successiva dagli impiegati. Quindi, indisturbati, Giuliano e Domenico salutano e si allontanano. Devono festeggiare. L'indomani mattina Domenico si reca al lavoro, come sempre. A questo punto mi viene da pensare che la crescita dei sacchi non sia un evento così raro per le poste. Comunque Domenico non è eccessivamente preoccupato, ma dovrebbe, perché quando arriva all'ufficio postale ci trova anche la polizia. I sacchi sono già tutti aperti. Sul tavolo, ben esposte, ci sono le mazzette composte dalle pagine di Topolino e il commissario sposta verso di lui una precisa mazzetta, quella dove è visibile il nome di Giuliano Guerzoni. Domenico si finge sconvolto, ancora di più quando sul tavolo nota che c'è anche un'ingente somma di denaro. Gli viene comunicato che 2 dei 12 sacchi contengono ancora le banconote per un ammontare di 550 milioni circa. L'uomo alle domande degli inquirenti risponde che non ne sa niente e non si era reso conto di quanto stesse avvenendo sotto il suo naso e ovviamente Domenico Cante viene immediatamente indagato. Nei giorni seguenti le pagine della cronaca di Torino riportano a caratteri cubitali la notizia del colpo ai danni delle poste, appellando da subito Giuliano come l'uomo d'oro e successivamente si aggiunge anche Enrico nei titoli, visto che la moglie ne denuncia la scomparsa ed è evidente per la polizia il suo coinvolgimento nel colpo. Io così, sconvolta da quella notizia, cioè, ma davvero? Guardo le foto, sì, è proprio lui. E chissà dove è andato. Ma pazzesco. Ma posso raccontarvi una cosa sconcertante? Qualcosa che in effetti non è la prima volta che mi succede e io non so spiegarvi cosa sia. In quel periodo, probabilmente scioccata da quanto successo, una notte ho sognato Giuliano, che come quasi tutte le mattine fino a quel momento entra nell'edicola come niente fosse. E io lo guardo e gli dico qualcosa tipo: Ma sei qui? Ma guarda che ti stanno cercando. E tu vai in giro così tranquillo. E lui col suo solito sorriso mi dice: Io non mi sono mai mosso da qui. Quel sogno mi ha fatto gelare il sangue nelle vene, ma alla fine ho creduto semplicemente che fosse del tutto normale, visto che non capita spesso di conoscere di persona l'uomo d'oro del colpo alle poste. Eppure quello mi sa che non è stato solo un semplice sogno, ma qualcosa di inspiegabile, che avrei capito solo un mese dopo. E io ho ancora i brividi, ancora oggi. Il 13 luglio del 1996 un contadino di Santa Petronilla, una piccola località di Bussoleno in Val di Susa, fa la macabra scoperta all'interno del noccioleto. Quei 2 corpi senza vita sono di Giuliano ed Enrico. E in effetti Giuliano non si era mai mosso. I corpi vengono rinvenuti sotto circa 1 metro di terra. Le indagini dimostrano che quella fossa era stata scavata precedentemente al fatto, qualche giorno prima. Sono entrambi avvolti da una coperta, visibili sul volto delle ferite d'arma da fuoco. Gli inquirenti ci mettono una frazione di secondo a collegare quegli omicidi al colpo alle poste. Infatti Giuliano ed Enrico hanno ancora in tasca i loro documenti e pensate,
Quel luogo scelto per occultare i cadaveri dista poche centinaia di metri da casa di Domenico. Quindi gli inquirenti procedono immediatamente con la perquisizione della casa e visto che nel giardino è presente un camper, esaminano anche quello. Ed è così che trovano esattamente tutto ciò che serve per incriminare Domenico in modo inequivocabile. Sì, perché scopriranno che è proprio su quel camper che è successo tutto. Vengono trovate delle mazzette di carta di Topolino, un set per la cera lacca che è servita per chiudere i sacchi dopo la sostituzione dei soldi veri. E infine verranno rilevate tracce di sangue microscopiche corrispondenti al sangue delle vittime. Tramite indagini incrociate risalgono anche ad Ivan, scoprono subito il suo coinvolgimento e durante una perquisizione delle sue proprietà viene trovata anche l'arma incriminata, una Bernardelli calibro 7,65, ancora carica con quei particolari proiettili con cui è stato ucciso Giuliano, da distanza ravvicinata. Infatti, quei proiettili studiati per colpire i serpenti hanno la peculiarità di esplodere in una miriade di micropalline, proprio per questo particolare obiettivo, e se non fosse stato esploso da vicino non avrebbe neppure avuto un potere letale. Invece per Enrico è stata usata un'altra arma, mai ritrovata. Ivan e Cristina però non si trovano. Si sono dati alla macchia fin da subito. Gli inquirenti sospettano si siano diretti verso l'Albania, dove i due risultano avere parecchi contatti, per cui diramano tempestivamente un'allerta ai colleghi albanesi. Tra l'altro non viene trovata l'area furtiva e si sospetta che sia in loro possesso. Nel frattempo Domenico Cante viene arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado ed è in attesa di processo. Nel mese di dicembre Ivan e Cristina vengono intercettati ed arrestati a Tirana, ma durante dei tumulti e rivolte riescono ad evadere. In ogni caso vengono successivamente arrestati in Bolivia ed estradati in Italia, fine della corsa. Nel processo iniziato a febbraio del 1998 a causa della salute cagionevole di Domenico, entrambi gli imputati non ammetteranno mai direttamente di essere responsabili della morte dei due uomini, o più semplicemente si avvalgono della facoltà di non rispondere, anche perché le prove sono davvero schiaccianti. Le accuse sono di rapina a mano armata, duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e associazione a delinquere. E alla fine del processo per loro la condanna ammonta a 28 anni e 9 mesi di carcere. Anche Cristina, la compagna di Ivan, viene condannata a 2 anni di reclusione per favoreggiamento. Ok. L'area furtiva, secondo Ivan, era stata completamente investita in finanziarie albanesi poi fallite. Ok. Nel 2004 Domenico Cante muore in prigione a causa dei suoi problemi di salute. Era cardiopatico. Ma facciamo un salto indietro e così capiamo bene cosa è successo il giorno del colpo. Anzi, subito dopo che Giuliano ha riportato al deposito il furgone portavalori. Dove è andato? Come si sono organizzati? Giuliano, Enrico, Ivan e Domenico si sono riuniti a bordo del camper di Domenico Cante, come da programma. È probabile che si siano diretti in quella zona boschiva per non destare sospetti, o forse no, visto che quella fossa era stata scavata giorni prima. Comunque, all'interno del camper doveva avvenire la spartizione del bottino e la consegna dei documenti falsi. Poi era prevista la partenza di Giuliano ed Enrico per la Costa Rica. Ed essendo le uniche 2 persone scomparse, secondo i loro piani, le accuse del furto sarebbero state addossate unicamente a loro due. Gli altri ne sarebbero usciti puliti e ultramiliardari. Ma tutto era andato storto. Probabilmente Giuliano era sicuro che i sacchi contenessero contanti e invece metà del bottino era già stato perso trattandosi di valori bollati. Quando Enrico se n'era reso conto, era andato nel panico, compiendo l'errore di non sostituire 2 sacchi con la carta straccia. Così, oltre ad esserci un altro ammanco di 550 milioni, c'era stato anche quello sbaglio nel conteggio dei sacchi totali. 12 invece che 10. Quindi è probabile che si fossero resi conto che in questo modo anche Domenico sarebbe inevitabilmente stato accusato di complicità. Ma a questo punto il loro bottino si aggirava intorno ai 2 miliardi e mezzo, cifra che evidentemente secondo loro non sarebbe stata sufficiente per l'espatrio di Domenico
che in ogni caso, non avendo i documenti falsi, non aveva la possibilità immediata di scappare. Ormai era troppo tardi. Le persone coinvolte comunque non erano solo loro quattro, c'erano anche gli albanesi e chissà chi altro. La somma restante era scarsa ormai. A questo punto è verosimile credere che gli uomini avessero iniziato a litigare, che siano iniziate le minacce e le percosse, fino a culminare nell'esecuzione di Giuliano ed Enrico. Esecuzione che secondo gli inquirenti era prevista in ogni caso. Poi Ivan e Cristina avevano tagliato la corda. Quanto a Domenico, è probabile che avesse la convinzione di poterla fare franca, facendo cadere tutte le accuse su Giuliano ed Enrico. Ecco perché l'indomani si era presentato al lavoro in tutta serenità. Certamente non si sarebbe mai aspettato che qualcuno avrebbe trovato i corpi. Era convinto che alla fine i sospetti a suo carico non sarebbero bastati per un'accusa vera e propria. Non sapremo mai se anche Domenico abbia premuto il grilletto e se davvero si sia macchiato di un crimine così terribile per soldi, o si sia trovato in questa cosa inconsapevolmente. Io non so voi, ma se dovessi compiere un crimine del genere, non vorrei mai seppellire corpi vicino a casa mia. Boh. Forse Domenico, Giuliano ed Enrico si sono resi conto solo in quel terribile momento di essersi messi in affari con persone senza scrupoli, pronti ad uccidere per molto meno, pur di raccimolare denaro. Queste però sono solo mie ipotesi. E continuando con le mie congetture, perdonatemi, ma quando succede qualcosa a qualcuno che bene o male conosci, pensi e rifletti molto di più che su fatti accaduti ad estranei. E dicevo, io non ci credo che l'omicidio fosse premeditato. Ma perché qualcuno dovrebbe prendersi la briga di macchiarsi di un simile reato se il bottino è così incredibilmente alto? Secondo la mia umile opinione, è stato il drammatico intoppo ad aver scatenato una vera e propria disputa che si è poi conclusa in quel modo. Se quella buca era stata scavata precedentemente, potrebbe anche essere che era stata utilizzata per nascondere i documenti falsi o chissà che altro, trattandosi di trafficanti e malavitosi, no? Magari avevano coperto tutto con dei rami, quindi la terra si era seccata comunque. Immagino che la scientifica, per stabilire che era stata scavata giorni prima, avesse trovato differenti gradi di umidità stratificata nella fossa, anche perché poi, ma scusate, riflettendoci, il contadino che ha trovato la terra smossa e ha chiamato la polizia, nei giorni precedenti non aveva notato una fossa. Boh. Pare strano. Secondo me non c'è stata premeditazione. Li hanno uccisi per rabbia, per tenersi il bottino e chiudere la faccenda, facendo pensare a loro due come unici responsabili abilmente fuggiti senza lasciare traccia. Ma sul serio, secondo voi com'è andata? Anche il fatto che erano vicino a casa di Domenico, sul camper di Domenico, trovo assurdo, mi sembra addirittura una cosa sciocca da fare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, che come sempre vi dico trovo le vostre riflessioni e opinioni estremamente interessanti. E già che ci sono, mettete un like e iscrivetevi al canale. Comunque, premeditazione o meno, il risultato è lo stesso. Quante vite ha distrutto tutto questo? A parte Giuliano ed Enrico, che hanno sognato un po' alla Lupin di fare il colpo del secolo con facilità e di fare la bella vita. E comunque la moglie di Enrico, ignara di essere stata in ogni caso abbandonata, si è vista scomparire il marito all'improvviso per poi essere ritrovato cadavere. Non ne esci bene da una cosa del genere. Ma poi Domenico, che assassino o no, ha finito per morire in carcere con i suoi problemi di cuore. E sua figlia, allora undicenne, ma che trauma ha dovuto subire? E la moglie, cosa ne è stato di loro? E poi Cristina, che è uscita dopo 2 anni, immagino che il tribunale abbia stabilito con assoluta certezza la sua estraneità ai fatti. Quindi anche lei, come ha vissuto le conseguenze di tutto questo? Come ne è uscita anche lei? E chissà quanti altri familiari hanno sofferto per questa faccenda. Anche Giuliano avrà avuto una famiglia che gli voleva bene, una ragazza in particolare, chissà. Io resto dell'idea, amici miei, che il crimine non paga. Anche se il colpo fosse andato bene, in ogni caso in questa storia qualcuno avrebbe sofferto. E che senso ha? Tra l'altro mi rendo conto solo adesso che qualche giorno fa è stato il 28° anniversario del colpo alle poste e credo anche che a questo punto anche Ivan
abbia finito di scontare la sua pena. Quindi cosa resta a tutte le persone implicate in questo crimine, se non morte, disperazione e anni di gioventù spesi, sprecati dentro ad una cella? Bisogna davvero riflettere attentamente prima di intraprendere un'azione illegale che può apparire facile e risolutiva. Nella vita nulla è semplice e tutto ciò che si ottiene richiede sempre impegno, fatica e pazienza. E questa storia è stata una fonte di ispirazione per il regista Vincenzo Alfieri, che nel 2019 ha prodotto il film Gli uomini d'oro. Nel cast figurano attori come Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli. Il film sembra ricostruire l'evento, seppur in modo romanzato, rimanendo fedele alla realtà. Devo essere sincera, non l'ho ancora visto, ma lo farò presto. Anche questo miglio di Vero Crimine è giunto al termine. Tra l'altro sono curiosa di sapere se conoscevate questa storia. Ah, e se la conoscete e volete aggiungere dei particolari strettamente legati al crimine, che magari mi sono sfuggiti, mi farebbe molto piacere leggerli qui sempre nei commenti. Io vi ringrazio davvero di cuore se siete arrivati fin qui, vi saluto e spero di ritrovarvi la prossima settimana. Ciao!